Ciao e bentornato! In questo tutorial impariamo a determinare il dominio di una funzione reale di variabile reale. Dopo una breve introduzione teorica, andiamo ad analizzare con alcuni esempi le situazioni più comuni che ci si possono presentare quando dobbiamo risolvere esercizi sul calcolo del dominio. Iniziamo! Per poter analizzare le molteplici situazioni che ci si possono presentare quando vogliamo determinare il dominio di una funzione, riprendiamo lo schema sulla classificazione delle funzioni analitiche descritto nel video precedente e, in base al tipo di funzione, diamo alcune semplici indicazioni operative che ci consentono di determinarne il dominio. Iniziamo dalle funzioni più semplici, le funzioni razionali intere. Il dominio di una funzione razionale intera è tutto l'asse reale, e cioè va da meno infinito a più infinito, poiché possiamo sostituire senza alcun problema qualsiasi numero reale alla variabile indipendente x, in modo da ricavare il corrispondente valore della variabile dipendente y. Per quanto riguarda invece le funzioni razionali fratte, possiamo sostituire alla variabile x qualsiasi numero reale, tranne i valori che rendono nulli i denominatori. Il dominio di una funzione razionale fratta si calcola dunque imponendo e risolvendo la condizione denominatore diverso da 0. Vediamo ora come si procede per il calcolo del dominio delle funzioni irrazionali intere. Quando l'indice di radice è pari, come in questo caso in cui l'indice di radice vale 2, dobbiamo imporre che il radicando, cioè il polinomio che si trova sotto radice, sia maggiore o uguale a 0, poiché è possibile estrarre la radice quadrata o comunque una radice di indice pari solamente se il numero sotto radice è non negativo, cioè maggiore o uguale a 0. In questo caso dobbiamo dunque risolvere la disequazione x-4 maggiore o uguale a 0. Quando invece abbiamo a che fare con radici di indice dispari, il campo di esistenza è tutto R, cioè va da meno infinito a più infinito, poiché è possibile estrarre la radice di indice dispari di qualsiasi numero, anche dei numeri negativi, e dunque alla x si può sostituire qualsiasi valore reale. Per quanto riguarda le funzioni irrazionali fratte, dobbiamo fare la stessa distinzione, e cioè, quando l'indice di radice è pari, dobbiamo porre il radicando, e cioè la frazione algebrica che si trova sotto radice, maggiore o uguale a 0, e risolvere dunque una disequazione fratta, mentre quando l'indice di radice è dispari, non dobbiamo imporre nessuna condizione sul radicando, che può essere sia positivo che negativo, ma dobbiamo solamente imporre che il denominatore sia diverso da 0, esattamente come nelle funzioni razionali fratte. Dunque, le radici di indice dispari sono ininfluenti sul calcolo del dominio e potremmo addirittura toglierle e il dominio resterebbe invariato. Vediamo ora come si procede quando si vuol determinare il dominio di una trascendente esponenziale. Per le trascendenti esponenziali a base fissa, cioè numerica, non dobbiamo imporre alcuna condizione, poiché alla x, cioè all'esponente, possiamo sostituire qualsiasi valore reale e dunque il campo di esistenza va da meno infinito a più infinito. Quando invece la base è variabile, cioè dipende dalla x, la condizione da imporre è base strettamente maggiore di 0. Se la funzione è una trascendente logaritmica e la base è un numero fisso, cioè non dipende dalla x, la condizione da imporre è argomento maggiore di 0, cioè nel nostro esempio x più 1 maggiore di 0. Ed infine, per quanto riguarda le trascendenti goniometriche, analizziamo i due casi più comuni. Per la tangente, la condizione da imporre è che l'angolo, cioè l'argomento della tangente, sia diverso da π greco mezzi più un multiplo intero di π greco, mentre se la funzione è una cotangente, la condizione da imporre è che l'angolo, cioè nel nostro caso x più 2, sia diverso da kπ greco, cioè da un multiplo intero di π greco. Vediamo ora le 4 regole principali che si devono applicare quando si vuol determinare il dominio di una funzione.
Riassumendo quanto appena detto, possiamo affermare che quando nell'equazione di una funzione sono presenti delle frazioni algebriche, la condizione da imporre è denominatore diverso da 0. Quando invece sono presenti radici di indice pari, la condizione da imporre è radicando maggiore o uguale a 0. Quando sono presenti dei logaritmi, dobbiamo imporre che gli argomenti dei logaritmi siano strettamente maggiori di 0 ed infine, per gli esponenziali a base variabile, cioè esponenziali in cui è presente la x nella base, la condizione da imporre è base maggiore di 0. Inoltre, cosa importantissima, quando nell'equazione di una funzione compaiono contemporaneamente almeno due termini che richiedono condizioni di esistenza, vale a dire frazioni algebriche, radici di indice pari, logaritmi ed esponenziali a base variabile, tutte le condizioni per determinare il dominio devono essere verificate contemporaneamente, cioè bisogna risolvere il sistema formato da tutte le condizioni di esistenza. Per completezza, vi riporto anche alcune condizioni che si incontrano meno frequentemente quando si risolvono gli esercizi sui campi di esistenza. Quando abbiamo a che fare con logaritmi con base variabile, cioè quando è presente la x anche nella base del logaritmo, dobbiamo risolvere un sistema formato da tre condizioni: argomento maggiore di 0, base maggiore di 0 e base del logaritmo diversa da 1. Inoltre, quando abbiamo a che fare con funzioni goniometriche inverse, cioè con l'arcoseno e con l'arcocoseno, dobbiamo imporre che l'argomento di tali funzioni sia compreso fra meno 1 e 1, estremi inclusi. Ed infine, la condizione per la secante è identica a quella della tangente, mentre quella della cosecante è identica a quella della cotangente. Vi ricordo infine che la funzione seno e la funzione coseno non richiedono condizioni e dunque quando è presente un seno o un coseno il campo di esistenza va da meno infinito a più infinito. Chiariamo ora quanto detto con 13 esempi pratici. La prima funzione che andiamo ad analizzare è una funzione razionale fratta. Il suo campo di esistenza si calcola ponendo il denominatore diverso da 0 e dunque dobbiamo scrivere x più 2 diverso da 0 e risolvere, trovando così x diverso da meno 2. Il campo di esistenza è dunque l'insieme formato dall'unione dei due intervalli aperti, meno infinito meno 2 e meno 2 più infinito. La funzione in esame è dunque una funzione a due rami che si trovano rispettivamente uno a sinistra rispetto a questa retta verticale di equazione x uguale a meno 2 e l'altro alla destra della retta. Passiamo ora ad un secondo esempio. Come si può notare, si tratta di una funzione irrazionale intera con indice di radice pari. Il suo campo di esistenza, come abbiamo visto, si trova imponendo la condizione radicando maggiore o uguale a 0 e dunque nel nostro esempio dobbiamo porre x-3 maggiore o uguale a 0 e risolvere, trovando così x maggiore o uguale a 3. Il campo di esistenza della nostra funzione è dunque l'intervallo chiuso illimitato superiormente 3 più infinito e la funzione in esame presenta dunque un unico ramo qui a destra rispetto alla retta di equazione x uguale a 3. La parte di piano che si trova a sinistra rispetto a tale retta può essere cancellata, poiché, come già detto, il grafico della funzione si trova completamente a destra rispetto a tale retta, e cioè in questa parte di piano. Analizziamo ora un terzo esempio. Questa volta abbiamo a che fare con una funzione irrazionale fratta, con indice di radice pari, e dunque, anche in questo caso, dobbiamo imporre la condizione radicando maggiore o uguale a 0. Ci troviamo così a dover risolvere la disequazione fratta x-3 fratto x più 2 maggiore o uguale a 0. Se non ti ricordi come si risolve una disequazione di questo tipo, ti riporto in descrizione il link ad alcuni miei video sull'argomento. Dopo aver risolto la disequazione, troviamo che il radicando è positivo quando x è minore di meno 2 oppure x è maggiore o uguale a più 3.
e dunque il campo di esistenza è l'insieme formato dall'unione dei due intervalli meno infinito meno 2, aperto illimitato inferiormente, e più 3 più infinito, chiuso illimitato superiormente. Si tratta dunque di una funzione a due rami situati nelle parti di piano evidenziate in giallo. Siccome poi il campo di esistenza esclude l'intervallo che va da meno 2 a più 3, tutta questa parte di piano può essere cancellata. Analizziamo ora un quarto esempio. Si tratta di una funzione irrazionale fratta con indice di radice dispari. Come abbiamo già detto, le radici di indice dispari sono ininfluenti sul campo di esistenza e dunque questa funzione oppure questa hanno lo stesso campo di esistenza. La condizione da porre è dunque denominatore diverso da 0 e dunque x più 2 diverso da 0, che fornisce la soluzione x diverso da meno 2. Si tratta dunque di una funzione a due rami con campo di esistenza meno infinito meno 2 unito a meno 2 più infinito. Come quinto esempio ti propongo una funzione irrazionale fratta in cui la radice è presente solamente al denominatore. In questo caso, per determinare il campo di esistenza, bisognerebbe imporre due condizioni, rispettivamente radicando maggiore o uguale a 0 e denominatore diverso da 0. Queste due condizioni si possono però riassumere in un'unica condizione, che è radicando maggiore di 0 in senso stretto, poiché siccome il denominatore deve essere diverso da 0, ovviamente il radicando non può essere maggiore o uguale a 0, ma solamente maggiore di 0. Imponiamo dunque la condizione x più 2 maggiore di 0 e risolviamola trovando così x maggiore di meno 2. Il campo di esistenza è così costituito da un unico intervallo aperto che va da meno 2 a più infinito e la funzione presenta un unico ramo a destra rispetto alla retta di equazione x uguale a meno 2. Tutta la parte di piano a sinistra rispetto a tale retta va ovviamente cancellata, poiché il grafico della funzione non si trova in questa zona. Passiamo ora ad un sesto esempio. Dobbiamo determinare il campo di esistenza di una funzione trascendente logaritmica con base fissa uguale a più 10. Ti ricordo infatti che quando la base non è specificata è uguale a 10. Per quanto detto all'inizio di questo tutorial, dobbiamo imporre la condizione argomento maggiore di 0 e dunque x più 2 maggiore di 0, che una volta risolta fornisce la soluzione x maggiore di meno 2 e dunque un campo di esistenza formato dall'unico intervallo aperto meno 2 più infinito. Come nell'esempio precedente, la funzione presenta un unico ramo qui a destra rispetto al meno 2, mentre la parte di piano a sinistra della retta x uguale a meno 2 può essere cancellata. Come settimo esempio, ti propongo di nuovo una funzione logaritmica, in cui però l'argomento è una frazione algebrica. La condizione da porre è di nuovo argomento maggiore di 0. Ci troviamo in questo modo a dover risolvere una disequazione fratta e dopo aver svolto i calcoli troviamo un campo di esistenza formato dall'unione dei due intervalli aperti e illimitati meno infinito meno 2 e 3 più infinito. I due rami si trovano rispettivamente a sinistra e a destra rispetto alla fascia di piano che ho cancellato qui al centro, e cioè la fascia che va da x uguale a meno 2 fino a x uguale a più 3. Analizziamo ora il caso di funzione esponenziale a base variabile, cioè dipendente dalla variabile x. In questo caso, per determinare il campo di esistenza, bisogna porre la base maggiore di 0 in senso stretto e dunque risolvere la disequazione x più 2 maggiore di 0 che, come già visto negli esempi precedenti, fornisce come campo di esistenza un intervallo aperto illimitato superiormente e precisamente che va da meno 2 a più infinito. E dunque la funzione presenta un unico ramo che si trova qui alla destra rispetto alla retta di equazioni x uguale a meno 2. Come al solito la parte di piano a sinistra va cancellata, poiché in tale zona non si trova alcun ramo della funzione assegnata.
Ora che abbiamo analizzato la maggior parte delle casistiche che ci si presentano quando risolviamo esercizi di questo tipo, prima di concludere ti voglio ricordare alcune cose semplici ma di fondamentale importanza. Quando abbiamo a che fare con funzioni razionali intere, cioè polinomi, irrazionali intere ad indice dispari, cioè radici di polinomi, funzioni esponenziali a base fissa e funzioni goniometriche seno e coseno, il campo di esistenza è tutto l'asse reale, e cioè va da meno infinito a più infinito, e dunque sul piano cartesiano non deve essere tracciata alcuna retta verticale e non deve essere cancellata nessuna zona, poiché il grafico di tali funzioni si sviluppa dalla sinistra fino all'estrema destra del piano cartesiano. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video risolveremo esercizi più complessi sui campi di esistenza, in cui dovremo risolvere più condizioni contemporaneamente e dunque ci troveremo a dover risolvere sistemi di disequazioni. Vi aspetto! Ciao!